Come funzionano le sospensioni di una MotoGP? Quali modifiche vengono fatte alla moto per adattarla al meglio ad ogni pilota e circuito? In questo video lo scopriremo. I piloti MotoGP chiedono sempre la massima trazione e un comportamento che possa trasmettere sicurezza in modo da spingere al massimo. I tecnici sospensionisti, per soddisfare questa richiesta, intervengono in vari modi. Il primo aspetto che vedremo è quello della scelta delle molle. Ogni team ha a disposizione varie molle che si possono suddividere in molle morbide e molle dure e vengono classificate in base alla forza di cui hanno bisogno per comprimersi. Le molle dure offrono maggiore supporto in frenata perché essendo più rigide ci vorrà molta forza per comprimerle e di conseguenza anche la velocità di affondamento della forcella sarà più lenta e controllata. Ma di contro delle molle troppo dure fanno lavorare maggiormente lo pneumatico che si usurerà maggiormente. Le molle morbide invece offrono meno supporto in frenata delle molle dure e inoltre se sono eccessivamente morbide si rischia che la forcella possa arrivare a fine corsa soprattutto dove il fondo è sconnesso, rischiando di far perdere il controllo della moto al pilota. Per ottenere più scelte di setup, i tecnici possono anche fare una scelta di molle combinate, mettendo due molle con diversa rigidità e per cambiarle basterà svitare i tappi superiori delle forcelle e sostituirle con quelle precedentemente utilizzate, e questa operazione impiegherà circa 2 minuti. Ok, adesso che i tecnici hanno trovato il giusto setup di molle e gli hanno dato il precarico desiderato, bisognerà pensare alla velocità con la quale la forcella si comprimerà, chiamata compressione, e la velocità con la quale la forcella ritornerà nella posizione iniziale, chiamata estensione. E per farlo utilizzeranno due registri posti sul tappo superiore o sul piedino della forcella, che funzionano separatamente, quindi non sono collegati tra di loro. Uno che regola la compressione e uno che regola il ritorno, e con un banalissimo cacciavite a taglio, girando in senso antiorario, apriranno il registro, aumentando la velocità di ritorno o di compressione. Invece al contrario, girando in senso orario, chiuderanno il registro, rallentando la velocità di compressione o di ritorno. Se arrivati a questo punto vi interessa sapere come regolare le sospensioni della vostra moto, iscrivetevi al canale perché presto arriverà un video dedicato e se questo video ti sta piacendo lasciami un like di supporto. Prima di passare all'ammortizzatore posteriore bisogna però parlare anche dell'ammortizzatore di sterzo. Le MotoGP hanno un interasse, quindi la lunghezza complessiva della moto, molto contenuto e hanno anche una geometria dello sterzo abbastanza aggressiva. Questo perché permette ai piloti di fare i cambi di direzione molto rapidamente, ma queste caratteristiche possono creare movimenti indesiderati, soprattutto quando il fondo è sconnesso e si possono anche generare delle oscillazioni dello sterzo durante la fase di accelerazione. L'ammortizzatore di sterzo ha quindi il compito di smorzare queste oscillazioni ed è importante regolarlo tramite il suo apposito registro, per ottenere il giusto compromesso tra maneggevolezza e controllo, perché un ammortizzatore di sterzo troppo morbido darà tanta maneggevolezza e facilità di sterzata, ma smorzerà poco le oscillazioni dello sterzo. Un ammortizzatore di sterzo regolato troppo duro invece renderà più difficile la sterzata, perché il pilota dovrà applicare più forza sui semimanubri, ma in fase di accelerazione le oscillazioni verranno smorzate rendendo la moto più stabile. Passiamo adesso alla sospensione posteriore. La sospensione posteriore ha lo stesso principio di funzionamento della sospensione anteriore e il suo compito è quello di smorzare i movimenti e di schiacciare la gomma in modo da generare più grip. Anche in questo caso sarà importante scegliere la molla giusta da utilizzare perché una molla troppo dura trasmetterebbe il carico direttamente sulla gomma. La carcassa fungerà da sospensione e ci sarà un maggiore consumo della gomma posteriore. Una molla troppo morbida invece genererà uno schiacciamento eccessivo della moto. Molto peso si sposterà sul posteriore e questo comporterà una difficoltà nel tenere la traiettoria ideale perché la moto tenderà sempre ad allargare
e anche in questo caso l'usura della gomma sarà eccessiva. Anche il monoammortizzatore può essere regolato in compressione ed estensione come la forcella, e anche in questo caso se la regolazione è troppo morbida, l'olio che è presente all'interno dell'ammortizzatore darà poca resistenza alla molla che lavorerà velocemente, non smorzando bene i movimenti della moto. Una regolazione dell'idraulica dura invece rallenterà il movimento con cui lavora la molla, ma se sarà troppo duro la gomma non copierà bene l'asfalto, con il rischio di perdere aderenza, oltre ad avere un'usura eccessiva della gomma. Voglio parlarvi anche del forcellone e di alcune regolazioni, perché anche lui ha un ruolo cruciale nel raggiungimento del massimo grip e feeling. È possibile avanzare o arretrare la ruota posteriore in modo da variare l'interasse complessivo della moto. E abbiamo visto poco fa che per interasse si intende la lunghezza complessiva della moto. Una moto con interasse più lungo sarà più stabile nelle curve ad alta velocità. Il forcellone inoltre fletterà maggiormente e di conseguenza la gomma si deformerà di meno. Una moto con interasse più corto invece risulterà più agile e questo permetterà al pilota di fare i cambi di direzione più velocemente. Il forcellone fletterà di meno, la gomma si deformerà maggiormente e la moto trasmetterà meglio le sensazioni al pilota. I team sviluppano vari forcelloni con diverse caratteristiche di rigidezza in base alle caratteristiche della pista e allo stile di guida del pilota. Negli ultimi anni inoltre abbiamo visto una grande evoluzione del forcellone, passando da quello tradizionale a quello invertito, e da qualche anno si sono visti i primi forcelloni in carbonio. Nel prossimo video della serie MotoGP Tech parleremo di come lavorano e funzionano i freni di una MotoGP, quindi per non perderti questo video iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video.